Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Oggi andremo a realizzare il progetto che avete visto nella foto in anteprima. Per realizzare il nostro progettino ci servirà questo filato della Tessiland e uncinetto del 3,5. Siamo pronti? Vi lascio al tutorial. Ora, come al solito io mi sono portata il mio lavoro avanti, questo è il mio sprone. Allora, innanzitutto dobbiamo andare a prendere la nostra misura da spalla a spalla, quindi dobbiamo avere una scollatura a barca. Prendiamo la misura in centimetri e la riportiamo a catenelle. La misura a catenelle deve essere un multiplo di 6 perché i nostri fiorellini vengono fatti, ogni 5 maglie viene fatto un fiorellino di questi, ok? Io sto facendo una taglia S, ma se voi dovete andare a fare una taglia in più dovete aggiungere sempre i fiori a 2 a 2. Nel mio progetto ho montato 132 maglie multiplo di 6 e mi sono venuti 22 fiorellini di questi. Allora, nel primo giro abbiamo 132 catenelle, andiamo a fare 132 maglie basse. Nel secondo giro, vedete, nel secondo giro andiamo a fare i nostri fiorellini. Nel terzo giro andremo a fare delle maglie alte e nel quarto giro andremo a fare dei punti V. Nel quinto giro inseriremo degli aumenti, quindi faremo delle maglie alte, dentro il punto V andremo a fare delle maglie alte e inseriremo degli aumenti, quindi inseriamo 12 aumenti, quindi 12 maglie in più. Nel sesto giro andremo a fare dei punti V, mentre nel settimo giro andremo a fare ancora aumenti, quindi inseriremo ancora 12 maglie. Nell'ottavo giro andiamo a fare i nostri fiorellini, il nostro giro di fiorellini e terminiamo i giri con il punto V. Arrivati al punto V andiamo a dividere il nostro sprone, quindi andiamo a fare lo scalfo della manica, andiamo a prendere lo scalfo della manica e andiamo a lavorare il nostro, diciamo, pannello. Quindi questo è il pannello, o davanti o dietro la stessa cosa, quindi questo è un pannello, uno dei due pannelli. Qui ci siamo fermati con i punti V, andiamo a lavorare le maglie alte. Nelle maglie alte andiamo ad inserire 7 aumenti, quindi 7 maglie in più, ok? Quindi nel primo giro, diciamo, del pannello. Nel secondo giro andiamo a fare dei punti V e nel terzo giro andiamo ad inserire una maglia solamente, quindi andremo a fare delle maglie alte e andiamo ad inserire una maglia solamente. Nel quarto giro ci fermiamo con i punti V, ok? Quindi questo è il mio sprone, guardate che bello, non so se si vede perché è nero, naturalmente poi si deve stirare, questo si deve tutto stirare perché naturalmente i fiori tendono a piegarsi, quindi si dà una bella stirata ed è veramente grazioso, veramente. Quindi detto questo, io qui vi farò un piccolo campione, appunto faremo i fiorellini per farvi vedere appunto come si realizzano. Quindi detto questo passiamo al tutorial. Allora, montiamo le catenelle. Io nel mio progetto originale ho montato 132 catenelle multiplo di 6, qui ho montato un po' di catenelle per farvi vedere appunto come si realizza i nostri fiorellini. Racchiudiamo la prima con l'ultima con una maglia bassissima e si forma questo cerchio. A questo punto mi alzo con una catenella e vado a fare, ogni catenella vado a fare una maglia bassa, quindi 132 maglie basse. Allora, terminate le mie maglie basse, quindi 132 catenelle e 132 maglie basse, iniziamo i nostri fiorellini. Ci alziamo con 1 2 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e andiamo avanti a fare le maglie alte, quindi andiamo a fare 5 maglie alte, quindi le 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie alte. Entriamo nella sesta maglia alta e andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte.
Allora dobbiamo andare a lavorare in queste 2 maglie alte, quindi faremo 2 petali in questa maglia alta e 2 petali in questa maglia alta, quindi in queste 2 maglie alte noi andiamo a lavorare i nostri petali del nostro fiore. Ci alziamo con 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, entro nelle 2 maglie alte che abbiamo fatto, entro dentro e vado a fare 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, entro di nuovo nelle 2 maglie alte e vado a fare una maglia bassissima, così. Quindi abbiamo fatto il primo petalo, andiamo a fare il secondo. Ci alziamo sempre con 2 catenelle e altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2, entriamo di nuovo nelle 2 maglie alte e ci chiudiamo con una maglia bassissima, 2 catenelle, 1, 2 e andiamo e passiamo nell'altra maglia alta, cioè questa. Quindi abbiamo le 2 maglie alte, abbiamo lavorato 2 petali in questa maglia, adesso lavoriamo 2 petali nell'altra maglia alta. Quindi entro nella maglia alta, mi giro e lavoro, così mi viene più comodo lavorare, me lo giro così e me lo tengo così e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, mi chiudo di nuovo nelle maglie alte, nelle 2 maglie alte con una maglia bassissima, spostiamo il petalo così, ecco qua, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo dentro le 2 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, mi chiudo con una maglia bassissima nello stesso punto. Ok, abbiamo finito il nostro fiorellino, ecco qua. A questo punto dobbiamo andare a lavorare, quindi facciamo una catenella, giro il fiorellino, vedete queste sono le 2 maglie che io ho lavorato, ecco qua, questa è la maglia che ho lavorato, questa è la maglia che io ho lavorato, quindi dobbiamo andare nella maglia successiva, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, sarebbe questa, e vado a fare le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, e 5 maglie alte. Nella sesta maglia, vedete che viene carino, nella sesta maglia andiamo a fare 2 maglie alte, entriamo nella sesta maglia. Ora, se vi viene difficoltoso riconoscere la maglia, quella che poi dobbiamo andare a lavorare, potete anche mettere un segnapunti, quindi qui è dove dobbiamo andare a fare 2 maglie alte, io in quella successiva vado a mettere un segnapunti, così so che quando finisco il fiorellino devo andare a ricominciare le maglie alte da questa maglia. Andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, anche perché è nero e quindi si può confondere, quindi mettiamo un marcapunti così sappiamo che dobbiamo iniziare con le maglie alte da questo punto. Allora, abbiamo fatto le 2 maglie alte insieme, ci alziamo con 2 catenelle, 1 e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nelle 2 maglie alte, vado a fare un primo petalo, 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle,
e mi vado a chiudere qui con una maglia bassissima. Mi alzo con 2 catenelle, 1 2, e vado a fare il secondo petalo. 1 2 3 maglie alte, 2 catenelle e ci chiudiamo di nuovo nello stesso punto con una maglia bassissima. Abbiamo fatto già metà fiore, andiamo a lavorare nell'altra maglia alta, quindi abbiamo fatto 2 petali in questa maglia, andiamo a lavorare in quest'altra maglia. Facciamo 2 catenelle, 1 2 catenelle, ci spostiamo nell'altra maglia, quindi entro così, vedete, la prendo così, io mi giro e lavoro così, mi viene più facile lavorare. Quindi andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Spostiamo il petalo, 2 catenelle, 1 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo per 3 volte, 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, qui andiamo a fare una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, passiamo nel segnapunti, vedete, io giro il fiore, vedete, tolgo il marcapunti e so che qui c'è la maglia che devo andare a lavorare, quindi entro qui e vado a fare la prima delle 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5 maglie alte. Nella sesta maglia bassa vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte. Ecco qua, qui andremo a fare il nostro fiore, quindi dobbiamo andare a fare 2 petali in questa maglia e 2 petali da questa parte. 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nelle 2 maglie e faccio 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, mi vado a chiudere sempre nella maglia alta, nelle maglie alte, al centro delle maglie alte, e ho fatto il primo petalo, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a lavorare 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 catenelle, entro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia bassa. Ho fatto i 2 petali in questa maglia alta, andiamo a lavorare in questa maglia alta, quindi andiamo a fare 2 petali dall'altra parte, facciamo 2 catenelle, 1 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia così, giro il mio lavoro così e vado a lavorare i miei 2 petali. Tre maglie alte, 2 catenelle e mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Sposto il petalo, mi alzo con 2 catenelle e vado a fare altre 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e mi chiudo di nuovo qui con una maglia bassissima, così, una catenella, giro il mio lavoro e vado a prendere la maglia bassa, quindi ho fatto la catenella, filo sull'uncinetto,
e vado a prendere la mia maglia. Quindi questa l'ho lavorata, vado a prendere la maglia successiva, quindi qua, questa qui, entro e vado a fare la prima delle 5 magliate e così via per tutto il giro. Quindi se a voi vi viene difficoltoso riconoscere la maglia che dobbiamo andare a lavorare, mettete un segnapunti, tutto qua. Quindi andiamo a lavorare per tutto il giro i nostri fiorellini e poi ci vediamo qui per continuare. Allora ho fatto l'ultimo fiorellino, ho fatto la catenella e mi vado a chiudere, giro il petalo e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi 1 2 e nella terza catenella mi vado a chiudere con una maglia bassissima, così mi alzo con 3 catenelle. Questo giro sarà tutto di maglie alte, quindi 3 catenelle, quindi dobbiamo avere sempre 132 maglie nel progetto originale e andiamo a lavorare tutto il giro di maglie alte. Quindi ogni maglia sottostante andiamo a fare una maglia alta. 4 5, la quinta maglia e la sesta la vado a prendere dietro il fiore, quindi la catenella vado a prendere, questa è la catenella, vado ad entrare dentro la catenella che ho fatto e faccio la sesta maglia e lavoro le maglie alte. 1 2 3 4 5 maglie alte e la sesta la vado a prendere, giro il fiore dentro la catenella, quindi entro dentro la catenella e vado a fare la sesta maglia alta. Quindi proseguiamo per tutto il giro facendo le maglie alte e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro di maglie alte, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Allora, ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e una catenella di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia alta, quindi un punto V. Filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, vado nella terza maglia e vado a fare un punto V, maglia alta, catenella e un'altra maglia alta presa nello stesso punto, un altro punto V. Filo sull'uncinetto, salto 1 2, entro nella terza maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi proseguiamo per tutto il giro facendo i punti V e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto il punto V, mi rimangono le ultime 2 maglie da saltare, quindi li salto e mi vado a chiudere nella terza catenella, 1 2 e nella terza catenella mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto al centro del punto V e vado a fare le maglie alte. Ora qui in questo giro dobbiamo andare ad inserire i nostri aumenti, quindi nel mio progetto originale ho inserito 12 aumenti, quindi 12 maglie. Come li inseriamo queste 12 maglie? Certo, non tutti in un posto. Ogni punto V che andiamo a fare ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 e 3 e vado ad entrare di nuovo nello stesso punto e vado a fare 2 maglie alte, quindi 3 maglie alte ogni punto V. Quindi dobbiamo inserire gli aumenti. Vado nel punto V successivo e vado a fare, a posto di 3 ne vado a fare 4 maglie alte, 2 3 e 4 maglie alte, vedete? Quindi ho inserito già una maglia, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel punto V successivo e vado a fare 1 2 e 3 maglie alte. Quindi continuiamo a fare le nostre maglie alte dentro i punti V inserendo 12 aumenti
Io qui naturalmente non vado a fare 12 aumenti, quindi continuiamo per tutto il giro inserendo 12 aumenti, facciamo ogni 2-3 punti V andiamo ad inserire un aumento, quindi a posto di 3 maglie alte facciamo 4 maglie alte. Allora andiamo a completare tutto il giro e poi lo andiamo a ripetere di nuovo. Quindi io in questo giro ho inserito 12 aumenti, quindi vedete che qui ci sono 4 maglie alte, qui ci sono anche 4 maglie alte, qui 3 3 3, vedete, qui 4, quindi distribuiamo 12 maglie nelle maglie alte. Dentro un punto V andiamo a posto di 3 maglie alte andiamo a fare 4 maglie alte, quindi inseriamo 12 aumenti. Quindi nel quinto e nel settimo giro andiamo ad inserire le maglie alte, quindi 12 maglie dobbiamo inserire nel quinto e nel settimo giro. Fatte i miei aumenti nel settimo giro, faccio l'ottavo giro e faccio i miei fiorellini. Nell'ottavo giro vengono i fiorellini, nel nono giro vengono le maglie alte e nel decimo giro vengono i punti V e mi sono fermata. Quindi mi sono fermata con i punti V. Ve lo faccio vedere da questa parte, vedete, mi sono fermata con i punti V. Io ho fatto 6 fiori per la manica e poi ho fatto altri 6 fiori per l'altra manica e poi tutto il resto l'ho messo nel busto. Quindi questo è il mio busto. Io come misura qui del mio busto ho 36 cm davanti e 36 cm dietro. A questo punto andiamo a creare il pannellino da questa parte. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e partiamo con il secondo pannello, quindi questo è il primo pannello, il pannello davanti. Adesso facciamo il pannello dietro, quindi tolgo il marcapunti e vado ad entrare qui dentro il punto V e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia alta e maglia alta, quindi 3 maglie alte. A questo punto dobbiamo inserire gli aumenti, quindi qui in questa riga, in questo pannello dobbiamo inserire 7 aumenti, quindi io ho deciso di fare 3 aumenti da questa parte, quindi farò 4 4 e 4 in queste 3 punti V, farò 4 maglie, uno lo farò al centro e poi 3 li farò alla fine, quindi 4 4 e 4. Allora in questi 3 punti V vado a fare 4 maglie alte, quindi inserisco 3 maglie alte, 3 aumenti, 2 3 e 4 maglie alte ed è il primo aumento. Vado nel punto V successivo e vado a fare un altro aumento, 1 2 3 e 4 e sono al secondo aumento. Vado nel punto V successivo e vado a fare il terzo aumento, 1 2 3 e 4 maglie alte e ho fatto 3 aumenti. Continuo a fare 3 maglie alte fino al centro del pannellino, qui ne faccio 3, passo nel punto V successivo, alte 3, 1 2 e 3, punto V successivo, altre 3, 1 2 e 3 e qui vado a fare un aumento, quindi forse sono al centro, quindi fatelo al centro, ecco, 2 3 e 4 maglie alte, quindi abbiamo inserito già 4 maglie alte, quindi 4 aumenti. Adesso altri 3 aumenti li dobbiamo andare a fare 1 2 e 3, quindi in questi 3 punti V, 1 2 e 3, quindi ne lavoro altri 2 con 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Qui passo nel punto V successivo e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte e adesso andiamo a fare i nostri aumenti, quindi 1 2 e 3 e qui andiamo a fare 4 maglie alte, 1
2, 3 maglie alte e 4 maglie alte, quindi primo aumento, passo nel punto V successivo e vado a fare altre 4 maglie alte, 2, 3 e 4, passo nel punto V successivo, 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Qui c'è l'ultimo punto V, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, quindi questo lo possiamo anche togliere, il segnapunti. Ok, e abbiamo inserito 7 maglie alte, quindi 7 aumenti, 3 all'inizio, 1 al centro e 3 alla fine. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e una di separazione. Giro il mio lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia qui dove ho fatto le 3 catenelle e vado a fare una maglia alta, quindi ho fatto il primo punto V, vedete il primo punto V. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, vado nella terza maglia e vado a fare maglia alta, catenella e maglia alta presa nello stesso punto, quindi il secondo punto V. Il secondo punto V, filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, vado nella terza maglia e vado a lavorare il punto V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta presa nello stesso punto, filo sull'uncinetto, salto 1 2, vado nella terza e vado a fare il punto V, maglia alta, catenella e maglia alta, quindi continuiamo per tutta la riga facendo i punti V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta e salto 2 maglie di base, quindi continuiamo per tutta la riga e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, vedete mi rimangono 3 maglie alte, quindi salto 1 2, entro nella 3 catenelle, nella catenella in alto, qui nella catenella iniziale entro in alto e vado a fare l'ultimo punto V, quindi maglia alta, catenella, rientro di nuovo e vado a fare un'altra maglia alta, quindi un altro punto V. Allora, a questo punto giriamo il lavoro, entro con una maglia bassissima, entro dentro il primo punto V, quindi entriamo con una maglia bassissima così e cerchiamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, quindi qui in questo giro dobbiamo inserire solamente una maglia e la inseriamo al centro, quindi al centro faremo 4 maglie alte, 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, vado a fare altre 2 maglie alte, quindi totale 3 maglie alte e 3, e continuiamo ogni punto V, andiamo a fare 3 maglie alte, 2 e 3, passo nel punto V successivo, 3 maglie alte, 1 2 e 3, punto V successivo, 1 2 e 3, e continuiamo così fino ad arrivare al centro del pannello per fare un solo aumento, quindi dobbiamo andare a inserire una sola maglia, quindi continuiamo a lavorare le nostre maglie alte dentro il punto V, 2 e 3, passo punto V successivo, 1 2 e 3, punto V successivo, 1 2 e 3, e qui vado a fare un aumento, quindi forse sono al centro, sì sono al centro, vado a fare un aumento, quindi a posto di 3 maglie alte vado a fare 4 maglie alte, quindi un solo aumento dobbiamo andare a fare in questo giro, quindi ho fatto 4 maglie alte e continuo a fare ogni punto V
3 maglie alte, quindi continuiamo fino alla fine e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro di maglie alte, in questa riga abbiamo fatto solamente un aumento. A questo punto andiamo a fare l'ultimo giro di pannello, che è di punti V, quindi ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, una catenella di separazione e volto il mio lavoro e vado ad iniziare i miei punti V. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e vado a fare una maglia alta, quindi il primo punto V. Salto 1 e 2, entro nella terza maglia e vado a fare maglia alta, catenella, rientro di nuovo maglia alta, quindi un punto V. Filo sull'uncinetto, salto 1 2, vado nella terza maglia e faccio un punto V. Allora continuiamo per tutta la riga facendo i nostri punti V e poi alla fine ci vediamo qui per unire il nostro sprone. Allora, terminato il mio pannellino, quindi il pannello dietro e il pannello davanti, ok? A questo punto uniamo lo scalfo della manica, andiamo ad unire lo scalfo della manica. Ci siamo fermati con i punti V. A questo punto che cosa faccio io? Giro il lavoro e vado ad entrare in questo punto V con una maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte nello stesso punto. Vado a lavorare le mie maglie alte e 2. Passo nel punto V successivo, vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Punto V successivo, 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Punto V successivo, 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Quindi proseguiamo per tutta la riga e ci vediamo qui alla fine per continuare. Allora, arrivati alla fine del pannello, vedete, questo è il pannello, sono arrivata alla fine, all'ultimo punto V. Che cosa faccio? Prendo l'altro pannellino qui e c'è il punto V, questo lo posso anche togliere, il segnapunti lo tolgo, quindi il punto V giusto dell'altro pannellino, e questo sarebbe lo scalfo della manica. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto V dell'altro pannello e vado a fare 3 maglie alte. Uniamo lo scalfo della manica, quindi 1 2 e 3 maglie alte ed ho unito lo scalfo della manica, quindi questa sarebbe la spalla e questo sarebbe lo scalfo della manica. Continuiamo con le maglie alte dentro il punto V per tutto il giro e ci vediamo dall'altra parte per unire l'altra metà. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto 3 maglie alte nell'ultimo punto V. A questo punto passo dall'altra parte, ci sono le 3 maglie alte, quindi entro nella terza catenella iniziale qui e vado a fare una maglia bassissima. Ok, e ho chiuso l'altro scalfo della manica. Ok, ecco qua, e abbiamo chiuso lo scalfo della manica. A questo punto dobbiamo lavorare i punti V, quindi sarà un giro di punti V e un giro di maglie alte, quindi dobbiamo alternare maglie alte con i punti V fin quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata, ok? Quindi a questo punto partiamo con i punti V. Partiamo con i punti V. Mi alzo con 3 catenelle, 2 3, una di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare un punto V, il primo punto V. Filo sull'uncinetto, salto 1 2, vado nella terza maglia e vado a fare un punto V. Salto 1 2,
entro nella terza, punto V, salto 1 2, punto V, quindi continuiamo per tutto il giro facendo i nostri punti V fino alla fine e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine mi rimangono 2 maglie da saltare, quindi ho fatto punto V e vado nella terza catenella iniziale, quindi 1 2 3, entro nella terza catenella e mi chiudo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto al centro del punto V e ricomincio un nuovo giro. 1 2 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e altre 2 maglie alte dentro lo stesso punto V. Ok, 3 maglie alte, passo nel punto V successivo e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte e così via per tutto il giro. Quindi dobbiamo andare ad alternare le maglie alte dentro i punti V con i punti V. Questo è il nostro sprone. Andiamo avanti con i giri alternando maglie alte e punti V fin quando non raggiungiamo la nostra lunghezza desiderata e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, fatti i miei giri che mi servivano, io dalla scollatura a giù ho raggiunto 38 cm e mi sono fermata. Per quanto riguarda i fiorellini, guardate che sono veramente graziosi, questi fiorellini sono veramente bellissimi. Potete mettere dei mezzi cristalli, ogni fiorellino mettete un mezzo cristallo, io ve lo faccio vedere. Quindi prendiamo un mezzo cristallo e andate a cucire dei mezzi cristalli qui al centro del fiorellino per dare un tocco di luce alla nostra maglietta. Va bene? Quindi se volete, io non li metto perché mi piace così tutta un colore. Bene, il mio tutorial termina qui, non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial. Vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, un bacio, ciao!